Tada! Giorno 9, Bandipur e Bandipur, raga, 10 più. Turistica, però molto dimensione villaggio. Cioè, quello che mi sta piacendo del Nepal è che anche i posti turistici, cioè vedi ancora veramente la famiglia con la nuora, la sposa e i figli tutti insieme, nonostante sei in un villaggio turistico. Paesino di montagna, 800 metri, meraviglioso. Un sacco di bambini che giocano per strada, un sacco di ponti dove proprio vedi un bellissimo paesaggio, gente super carina, strade molto belle e strade ancora molto broken, cioè che vedi proprio la realtà della povertà sotto che sta dietro al tutto, no? Vai a Bandipur, perché è veramente, veramente, veramente fico. Tra l'altro ci sono delle strutture bellissime. Questa struttura qua dove siamo, super caratteristico, era una vecchia casa Newari, che è una popolazione, un gruppo etnico del Nepal. Ci sono un sacco di gruppi etnici diversi collegati a tutta la storia di migrazioni e immigrazione che ha avuto il Nepal. Veramente, veramente caratteristico, veramente un posto incredibile. Considerazioni. Primo, gli spiriti esistono. Questo lo sapevo già, nel senso me ne sono accorta quando ero molto più ragazzina. Ma la cosa molto particolare è stato un sogno che ho avuto questa notte dove ero in una specie di marchettino a nepalese e a un certo punto c'è questo personaggio che mi si avvicina, fa va bene, puoi spostare le tue cose, non ha, e mi fa comunque se vuoi ti posso far parlare con qualcuno. Gli faccio in che senso? Parlare di cosa? Mi fa, beh, è abbastanza chiaro che hai uno spirito dentro di te che ti è attaccato e ti sta prendendo energia. E nel sogno è stato un sogno veramente lucido, veramente, veramente, veramente lucido, veramente delle emozioni forti, delle sensazioni fortissime, veramente chiaro nella mia testa. In questo sogno tutto il mio corpo si è agitato, come se ci fosse un qualcosa che si era agitato dentro di me che non ero io. Come mi è venuto il panico, mi sentivo proprio tutta questa cosa che si agitava dentro di me e nel sogno dicevo, wow, ti dicevo, mentre mi dici questa cosa sento che qualcosa si sta muovendo dentro di me, come se lui avesse sentito che ti sei accorto che lui è lì. E mi fa, sì, secondo me devi parlare con qualcuno. Allora mi giro sempre nel sogno per andare via, a un certo punto sento questa cosa dentro di me che si agita sempre di più, si agita sempre di più e praticamente tutta la realtà inizia a fare vu e questa cosa dentro di me era come se fosse stata scoperta e inizio a urlare, ma era come questa cosa dentro di me che iniziasse a urlare, un urlo così forte che mi sono svegliata urlando, con una sensazione di panico, di paura, di... Zio la zia. Una sensazione veramente di sentirmi tipo in uno spazio di buco nero, di limbo tra realtà, tra non realtà. Sentivo dei rumori, li sentivo tutti distorti, ma avevo come dei flash o un'impressione veramente di una specie di faccia brutta di un essere brutto, sdentato in mezzo al buio, al nero, che rideva con tutto il coso. No, è stato, ma ero sveglia, è stato veramente bruttissimo. Ero veramente in uno stato mentale strano, che onestamente non è il mio stato normale mentale, non ho di solito questo tipo di cose. Mi è venuta in mente la grotta Shivaita che abbiamo visitato il giorno prima. Ero molto a disagio, cosa che di solito non succede. Non volevo andare in fondo alla grotta, ero molto sul non mi fido, non voglio toccare niente, non, tanto che uscita dalla grotta ho sentito che volevo sputare come se avessi ingerito qualcosa che volevo ributtare fuori, no?
e anche mentre ero nella grotta ho visto molte luci nere. Prendilo come vuoi, ma molti di noi possono vedere delle manifestazioni di energia, no? Ci sono delle manifestazioni di energia di luce e ci sono delle manifestazioni di energia d'ombra. Ho visto tante ombre, tante manifestazioni di luce e di ombra. Al che ho detto, boh, e la notte quando mi sono svegliata dopo questo sogno, svegliando urlando, eppure mentre ero sveglia, avere tutti questi svasi strani, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa grotta e queste manifestazioni di ombra sono come dei flash che appaiono qua e là. E ho iniziato a pregare, che è di solito quello che ho visto che funziona in questi casi. L'Ave Maria funziona, raga, anche se non sei cristiano, l'Ave Maria funziona, e dei gran mantra buddisti. Poi tutta la notte è stato un viaggio, mi sono svegliata spesso ed è stato veramente molto particolare che nei sogni poi ho visto come delle strade, come degli scenari con energia buddista intorno, è come se ci fossero dei piccoli Buddha o dei piccoli monaci, ma molto eterei anche questi, che pulivano l'energia. E pian pianino nella notte poi i miei sogni sono tornati normali e gli ultimi sogni sono stati invece dei sogni normali. E quando mi sono svegliata questa mattina ho detto ok, chiaro, c'è stato un processo di entità, di assorbire energia, e secondo me è una cosa che non dobbiamo renderci conto che gli esseri invisibili esistono. Poi, oh, tu che guardi questo video, fai delle mie parole ciò che vuoi, giudica quello che vuoi, anche se giudicare non ti fa bene a te, ma per te stesso, quindi fai quello che vuoi. Io sono molto serena con questa cosa. Semplicemente penso che dobbiamo arrivare a un momento in cui prendiamo atto del fatto che ci sono molti esseri invisibili intorno a noi, di molte tipologie. Alcuni hanno energia di luce, possono venirci in aiuto, e altri non hanno un'energia di luce, altri sono delle energie d'ombre che vengono a darci fastidio. E appunto il discorso di ieri di nutrire questo mondo dell'aldilà deve essere anche un lavoro, penso, consapevole di nutrire delle energie benefiche. Ricordarmi di tenere sempre ben presente nella mia quotidianità che questi esseri invisibili sono tra di noi, che proteggersi energeticamente è importante anche la mattina. Ci sono delle tecniche molto semplici: meditare, essere sani a livello di sistema immunitario, tutto sicuramente crea una protezione energetica, ma anche visualizzare, soprattutto la mattina e poi durante il giorno che sei dentro un uovo di luce, ricollegare i tuoi centri, mente, cuore e pancia, vedere un'energia di luce che fluisce e un uovo dorato, una cosa che aiuta molto. E anche quando sei in un luogo nuovo che non conosci, o in generale è sempre buon uso, le pareti della stanza, avere un 5 minuti di meditazione dove ogni parete la si inizia a visualizzare come dorata. Il colore dorato è un'energia di protezione, di guarigione, di evoluzione. Quindi è stato bello per me questo reminder, ricordarmi di prestare attenzione agli esseri invisibili, proteggere la mia energia, purificare gli ambienti dove entro, e che comunque c'è da fare attenzione, cioè entrare in qualsiasi tempio, entrare a contatto con qualsiasi persona, della di della da, sì, all good, ma proteggersi energeticamente è importante. Quindi questa per me è stata una grande lezione che mi ha ricordato questo posto, perché secondo me è il confine tra mondo visibile e invisibile. Nei posti dove il ramo invisibile viene nutrito di più è più sottile, quindi le trasmissioni avvengono più facilmente. Considerazione esoterica di questo viaggio. Poi altre considerazioni: Dio, siamo fortunati, ore in questo autobus di campagne. E tossisci, dai. Non ce la faccio questa sera di fare il video.
No, raga, sono stanca. Semplicemente siamo fortunati, Dio. Cioè vai in giro in questi villaggi dove veramente vivono a 10, cioè in una casetta piccola. Questa vita semplice, queste anziane di 70 anni che hanno veramente, cioè sono piegate a 90 dalla vita che fanno, ma veramente, a forza di lavorare nei campi, di stare dietro alle capre, di stare dietro di battere il riso, di ste ragazze con sti chili di fieno sulla schiena, cioè che veramente siamo fermati e mi sono detta ma cioè, chissà cosa pensano loro, no? Cosa pensa una ragazza di 25 anni che è vissuta in un posto così? Non lo so. E questa forte sensazione che sono europea. Wow, veramente europea. Nel cuore questa sensazione di dire ma come sono privilegiata, ma non solo per le risorse materiali, no? Più che altro per la ricchezza di esperienza e di coscienza che posso fare in questa vita. Cioè, ho potuto studiare l'italiano, la matematica, tutte le lingue, leggere alfabeti diversi, studiare sanscrito, studiare alle- la storia, studiare la musica, suonare degli strumenti, provare talmente tanti cibi diversi, innamorarmi con talmente tante persone, Dio, cioè, e non ogni 3 giorni. Questa varietà di paesaggi, questa varietà di gusti, di odori, di sensazioni, di emozioni, di lingue, di suoni, di percezioni tattili, di luci diverse che arrivano agli occhi e avere anche le possibilità di rielaborare mentalmente a livello di coscienza tutte queste esperienze, cioè in realtà la ricchezza che mi sento veramente di avere in questo momento è la ricchezza di poter elaborare, la ricchezza dell'esperienza, la ricchezza della coscienza, la ricchezza della consapevolezza, cioè poter studiare geometria sacra, poter studiare Dio, astrologia, poter studiare esoterismo, egittologia, scrivi una cosa su Google e ti arriva. Cioè abbiamo una disponibilità di informazioni, di esperienza, di possibilità di avere coscienza, poter studiare mille religioni, poter studiare il buddismo, l'induismo, il cristianesimo, l'ebraismo, cioè questa è veramente ricchezza di esperienza e di possibilità di prendere coscienza della vita, del mondo, dell'umanità e anche di ciò che va oltre. Cioè, ovviamente il fatto di poter fare talmente esperienza e di poter prendere una tale coscienza della vita implica una solida base materiale. Il fatto che ogni giorno non devo pensare a dove vado a dormire, cosa mangio, dove trovo l'acqua. Quindi sicuramente in questa fortuna c'è una base di ricchezza materiale, ma nel senso di base materiale, ma la ricchezza di cui mi sono resa conto oggi è veramente una ricchezza di esperienza di coscienza. Cioè il fatto di poter vedere così tanti visi, pensare che magari una volta, ma anche in Italia negli anni 50, che ne so, la gente, cioè cresceva nel suo villaggio, capito, vedevi quelle migliaia di persone, buona. Adesso ho visto talmente tanti occhi, Dio, talmente tanti corpi nella mia vita, già a 25 anni, di così tante nazionalità, così tante lingue. Questa è veramente la ricchezza di cui mi sento portatrice, in cui mi sento graziata, no? La ricchezza di esperienza e di coscienza che posso fare. Quante esperienze possiamo fare, dai?
yoga, stati alterati, meditazione, sostanze, sport estremi. Cioè non è solo un'esperienza di cose esteriori, no? Anche un'esperienza, una moltitudine di stati interiori che possiamo vivere, che è di emozioni, no? Cioè, questa è la ricchezza, no? C'è un'abbondanza di realtà, un'intensità di vita incredibile, no? Che poi ti chiedi, ma cosa me ne fa? Cioè, nel senso, cosa ne faccio di tutto questo? Questo penso sia anche uno dei grandi motivi, no, di questi video, condividere almeno una parte, no, di tutto quello che posso vivere dentro di me. Questa sensazione incredibile di chiamare sister delle ragazzine che vivono dall'altra parte del mondo. Di dire bro, ehi bro, a dei ragazzine palesi che giocano per strada, no? La sensazione di dire thank you sister, thank you brother a della gente che vive cioè veramente dall'altra parte del pianeta. Avere questa parola che però ti connette nel senso di sister and brother, no? E anche loro te lo dicono. Ehi sister. Beh, io chiamo, cioè questo è un po' un mio uso, no? Di chiamare sister and brother un po' tutti. E vedere come loro ti rispondono, e anche loro sono, oh, sister. E questa per me è stata una cosa incredibile. Siamo tutte e due umane, siamo tutte e due donne, siamo sorelle, al di là di chi sei, stiamo vivendo la stessa vita, completamente diversa, ma siamo tutte e due in vita nello stesso momento, in questo momento, nello stesso luogo. Siamo sorelle. E ci riconosciamo in quanto sorelle. Che questo namaste, no? Che dal sanscrito. No, significa io riconosco la divinità che è dentro di te. Il sanscrito è la mamma delle lingue indoeuropee. E in realtà è anche un po' nostro. Questo io ti riconosco la divinità che è dentro di te, ma riconosco l'umanità, la divinità, riconosco lo stesso principio, no? Che ha creato te, che ha creato anche me. Questo è forte, raga. Cosa ne fai di tutto questo? Non lo so. Voglio fare una mostra con le fotografie. Se qualcuno ha una location per farmi fare una mostra delle mie foto del Nepal, mi chiami. E questi che ballano, Dio, ti dico, "Ah", ti fanno la festa, non li conosci. Cioè, questo livello proprio paradossalmente con delle persone che non conosci, che non sono della tua cultura, in realtà si crea ancora di più questo riconoscerti come essere umano, questa voglia di riconoscersi come esseri umani, come fratelli e sorelle. Cosa farne di tutto questo? Penso condividerlo e cercare di continuare a svilupparlo per un mondo senza la guerra. No, veramente, cioè, cliché, ma è veramente, no? Cioè, quando poi a un certo punto viaggi, vedi certe cose, ti chiedi perché ci si faccia la guerra, no? Noi umani siamo strani. Voglio una pasta al burro e grana e insalata, pomodori, e l'aceto balsamico e l'olio d'oliva. Oh, sono banale. Sono stanca. Ciao, buonanotte. A domani.